repressione finanziaria. Ecco a cosa potremmo andare incontro a partire già dal prossimo mese. Il 15 maggio 2026 infatti la Federal Reserve farà quello che molti chiamano un reset. E la cosa più assurda è che la maggior parte di persone non se ne renderà conto finché non ne sentirà l'effetto sul proprio portafoglio. Ma cosa succede quel giorno? Beh, il presidente della Federal Reserve cambia e quello entrante ha una strategia precisa su come affrontare la crisi del debito americana. Il problema però è che non si può risolvere la crisi del debito senza causare dolore. Ed è questa la cosa che la maggior parte di persone non comprende. Pensano che basti semplicemente ripagare il debito, ma ignorano totalmente le dinamiche finanziarie. Quindi in questo video ti spiegherò esattamente che cosa potrebbe succedere, ti spiegherò esattamente il piano di Kevin Warsh, il presidente entrante appunto della Federal Reserve, e soprattutto come questo impatterà i mercati globali, ma in modo molto più profondo i nostri portafogli e le nostre spese. Quindi in definitiva scoprirai che cosa succede e soprattutto come affrontarlo al meglio. Per capire la storia però dobbiamo partire dalle basi. Allora, abbiamo da un lato la Fed. Che cos'è la Fed? Beh, la Federal Reserve Bank. Dall'altra abbiamo il governo degli Stati Uniti con attualmente 37 trillion di dollari di debito. Partiamo subito col chiarire che cos'è la Fed. Beh, non è una banca, perché effettivamente io e te non possiamo andare a depositare soldi là dentro, non è in realtà neanche una riserva, perché appunto non ha riserve di cassa, e non è neanche federale, come dicono chiaramente anche sul loro sito, come puoi vedere nell'immagine che ti ho caricato qua sotto. Questo significa che il governo non può ordinare in nessun modo alla Fed che cosa fare, ma le decisioni vengono prese in seduta congiunta con un voto di maggioranza delle 12 persone coinvolte appunto nelle decisioni. Bene, tra il 2025 e il 2026 il presidente Trump ha criticato ampiamente e aspramente l'operato dell'attuale presidente della Fed, Jerome Powell. Il 15 maggio questo presidente sarà definitivamente sostituito con un nuovo presidente che è in linea assolutamente con quelle che sono le idee di Trump, cioè stampare denaro. Ma su questo tema ci torniamo tra poco. Ma chi è il nuovo presidente della Fed? Beh, è Kevin Warsh. E come ho detto, attualmente la sua agenda è allineata a quella di Trump. Ma perché è così importante il presidente della Fed e perché è così importante la Federal Reserve? Beh, perché di fatto controlla la valuta più importante oggi al mondo, cioè il dollaro, tramite il taglio dei tassi, la scelta quindi di quanto denaro debba fluire o defluire dall'economia e di conseguenza impatta non solo il dollaro, ma tutta l'economia mondiale. Quindi l'economia globale, l'inflazione, il valore dello stipendio, del mutuo, dei tuoi investimenti, beh, tutto è collegato e ha strettamente a che fare con l'operato della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Warsh arriva in questo momento in una situazione estremamente critica. Infatti gli Stati Uniti hanno un debito superiore ai 37 trillion di dollari, quasi 39 trillion di dollari. E non è solo la cifra in sé il problema, quanto il costo del servizio di quel debito. Infatti, quando contrai un debito devi pagare degli interessi. Bene, oggi quegli interessi sono assolutamente più elevati di quanto non lo siano le entrate fiscali. Perché come funziona il governo? Beh, ovviamente ha delle entrate. Le tasse sono le entrate fiscali del governo. Bene, oggi il governo deve ripagare un debito estremamente elevato più gli interessi che di fatto pesano attualmente proprio sulle spese governative più della spesa militare o dei costi di infrastruttura, ricerca e sviluppo, scuole e così via. Ecco perché è tanto importante, perché le entrate fiscali non sono tanto alte da andare a ripagare questo debito. E cosa succede quando tu hai un'azienda che ha più debiti che entrate? Beh, l'azienda non se la passa per niente bene, ma ritorniamo tra pochissimo su questo punto per capire effettivamente che cos'è questa repressione finanziaria di cui ho parlato all'inizio. Quindi con Warsh alla Fed abbiamo detto ci sono 12 teste che votano e serve la maggioranza per prendere decisioni in materia di tagli o aumenti dei tassi di interesse. Beh, con Kevin Warsh abbiamo una testa in più a favore del taglio dei tassi, perfettamente in linea con l'idea di Trump. Arriviamo quindi alla nostra domanda, al cuore del video. Ma com'è possibile uscire da un debito di questo tipo? Bene, la risposta più ovvia è ripagando il prestito. Ed è quello che probabilmente la maggior parte di persone stanno pensando e probabilmente quello che anche tu stai pensando. Ma la realtà è che nel contesto macrofinanziario, nel contesto economico, nel codice sorgente del denaro, non è previsto il ripagare il debito. Infatti viviamo in un sistema monetario che è basato sul debito. Il denaro oggi è debito.
Di conseguenza l'opzione di ripagare questo debito non è assolutamente contemplata, ma si attueranno tutta una serie di procedure che renderanno il peso di quel debito meno importante. Lo so che sembra tutto confuso, sembra tutto strano, ma ora ti spiegherò con i numeri e soprattutto guardando la storia come questo è possibile. E quindi entra in gioco la nostra repressione finanziaria. Bene, torniamo allora alla nostra lavagna. Spostiamoci di qua e andiamo ad analizzare la storia. Prenderò dei momenti ben precisi della storia. Il primo è il 1946. Poi il 1974 e per finire il 2025. Qui andremo ad annotare il DN, cioè il debito nazionale. Poi metteremo le entrate, cioè quello che da noi si chiama il PIL, e infine il rapporto percentuale di debito nazionale PIL. Bene, nel 1946, come puoi vedere in questa foto qui, il debito nazionale USA aveva raggiunto un rapporto rispetto alle entrate fiscali, quindi rispetto il PIL, del 106%. Andiamo quindi ad aggiornare la nostra tabella. Avevamo infatti circa 271 miliardi di debito, ben 222 miliardi di PIL, quindi di entrate, e un rapporto debito-PIL del 106%. Nel 1974, dopo la repressione appunto finanziaria avvenuta qui, questo debito è stato ristrutturato, cioè è stato portato da 106% di rapporto a appena il 25%. Però attenzione, non è stato ripagato il prestito, non è stato ripagato il debito, infatti il debito è passato in realtà da 271 miliardi a 475 miliardi, cioè praticamente è raddoppiato, però il PIL è cresciuto più velocemente, raggiungendo 1,55 trillion. Quindi il debito ha continuato a crescere, però il PIL, quindi le entrate, sono cresciute più velocemente del debito, rendendo quindi il deficit più piccolo e abbassando il rapporto debito-PIL. Nel 2025 questo rapporto quant'è? Andiamocelo a segnare, giusto per avere un'idea. Abbiamo un debito di 38 trillion, mentre il PIL è di appena 30 trillion. Un rapporto quindi del 125%. Ecco che ora diventa necessario riapplicare qualcosa di simile a quanto era successo qua. Ma che cosa è successo qua? Abbiamo detto la repressione finanziaria. Come funziona la repressione finanziaria? O meglio, come ha funzionato in quel periodo? Bene, la nostra repressione finanziaria era un accordo tra i due player importanti, la Federal Reserve e il governo. Il governo che cosa voleva? Beh, voleva un costo, quindi degli interessi, più bassi. Quindi un costo del servizio, un costo del debito più basso. E la Fed, glielo servì su un piatto d'argento. Come funziona? In quel periodo l'inflazione oscillava tra un 5 e un 10% annuale. I tassi Fed vennero abbassati virtualmente quasi allo 0%, cioè tra uno 0 e un 2%. Quindi molto molto bassi rispetto al costo dell'inflazione. Quindi un risparmiatore, tenendo il denaro, tenendo obbligazioni governative, in realtà guadagnava, esempio, un 1%, un 2% di interesse sul proprio denaro, ma quel denaro si svalutava ad una velocità maggiore, cioè tra un 5 e un 10%. Eppure con questa manovra il governo riuscì di fatto a prendere in prestito, quindi tramite i bond, tramite i titoli del tesoro, riuscirono a prendere in prestito denaro praticamente a costo zero da banche, fondi pensione, istituti finanziari e così via, riuscendo quindi a riportare tutto questo denaro nell'economia, stimolarla, quindi farla crescere, producendo quindi più income, più entrate dalle tasse e andando di conseguenza a creare quello che abbiamo visto qui poco fa, cioè raddoppiare il debito. Quindi hanno preso in prestito di fatto molto più denaro, ma sono riusciti anche a trasformare il PIL in maggiori entrate fiscali. Hanno fatto di fatto esplodere le entrate fiscali, andando quindi a ridurre in termini percentuali il rapporto debito-PIL, ma non hanno di fatto in termini reali ridotto il debito, anzi l'hanno aumentato. Ed è quello che stanno facendo costantemente anno dopo anno.
finché poi non si raggiungono quelli che sono i punti di rottura, come lo era nel 46 il debito estremamente elevato e come lo è ancora oggi, rendendo quindi necessario appunto un reset finanziario. Ora, com'è possibile che le banche, gli enti, fondi pensione e così via abbiano accettato di perdere denaro per prestarlo al governo e quindi di fatto tenerlo in piedi? Molto semplice. Ed è qui che il termine repressione diventa, secondo me, assolutamente sensato. Attuarono tutta una serie di manovre e leggi che non obbligavano queste entità ad accollarsi il debito USA praticamente a costo zero, anzi perdendo soldi, perché l'inflazione era molto più alta, ma lo incentivavano, disincentivando tutto il resto. Quindi no, io non ti obbligo a comprare il mio debito, ma se non lo fai potrebbero esserci queste conseguenze. Questo è il gioco, no? Minaccia, chiamiamola come vogliamo, ma tanto alla fine, rendendo meno incentivante il resto, riescono sempre a pilotare le decisioni verso dove vogliono. Il risultato comunque fu che il governo riuscì a prendere in prestito denaro praticamente a tasso zero, perché l'inflazione reale era maggiore del tasso della Fed, quindi in realtà ripagavano prestiti non solo con interessi più bassi, ma a maggior ragione con un denaro più svalutato rispetto a quando hanno preso in prestito, spendendoli sull'economia, facendola crescere, avendo più entrate fiscali, quindi ribilanciando il gioco, aumentando il PIL. Il tutto mentre i risparmiatori pagavano il prezzo, cioè, tradotto, i tuoi soldi valevano sempre meno. Arriviamo quindi a oggi. La domanda è: possono rifare la stessa cosa? La risposta breve è no, non proprio la stessa cosa. Perché negli anni 40 la maggior parte dei prestiti erano a lungo termine, 10, 30 anni e così via. Oggi una buona parte di questi prestiti sono in realtà con termini estremamente brevi, 1-2 anni. È un po' come un mutuo variabile, se vogliamo, sulla tua casa rispetto a un mutuo fisso a lungo termine. E ogni volta che i tassi salgono, il costo del debito inevitabilmente esplode. Ecco perché Kevin Warsh, il nuovo presidente della Fed, ha un piano esatto in 3 punti, che di fatto ricalca quella che è una potenziale repressione finanziaria. Quindi sì, anche se la storia non si ripete ma è uguale, tende a rimare. E quella a cui potremmo assistere oggi potrebbe essere una repressione finanziaria estremamente simile a quella del passato, con chiaramente le dovute modifiche. E a proposito di denaro, ho capito, come avrai probabilmente capito anche te, che tenere i soldi fermi a far niente per lungo termine significa perderli. Ho iniziato quindi a cercare strumenti che mi permettessero di far generare quella liquidità in attesa di investirla sui mercati. E quindi mi sono avvicinato al mondo del P2P lending, cioè del prestito tra privati. Prestito che può andare appunto a persone così come a business. E tra le varie piattaforme che sto testando, che sto provando, una che mi ha colpito particolarmente è i5. Prevalentemente per la sua storia, oltre 175 milioni di euro finanziati e il 100% di rimborsi effettuati. In caso di imprevisti coprono loro sia l'importo investito che gli interessi generati. Ho apprezzato anche la semplicità di utilizzo e soprattutto anche la durata dei prestiti, che rispetto ai competitor i5 è totalmente gestibile in autonomia, con prestiti che vanno tra i 30 e i 90 giorni in media. Quindi prestiti brevi per fare un mordi e fuggi e quindi avere la liquidità sempre pronta. Visto che sto parlando di liquidità che è ferma lì in attesa di essere investita, io voglio poterne attingere in tempi relativamente brevi. Io qua ho 1.000 euro, gli interessi generati e il mio portfolio, quindi che cosa c'è dentro il mio portfolio. Cliccando su investment posso vedere tutti i vari tipi di investimenti che posso fare, l'interesse relativo, il termine e quanto posso finanziare. Puoi sceglierli manualmente oppure avviare, come ho fatto io, una strategia automatica, che secondo me è la cosa più figa in assoluto, perché io posso dare un nome alla strategia, scegliere quanto dedicare, esempio 50 euro, quanto investire per ciascun appunto investimento, scegliere a chi prestare, il termine. Io per esempio metto sempre 10-30. Quindi da un minimo di 10 giorni fino a un massimo di 30 giorni e poi l'interesse tra un 10 e un 20%. Posso anche decidere di reinvestire in automatico. Io questa funzione non l'attivo perché voglio farlo io di volta in volta, in questo modo ho il pieno controllo sui miei fondi. E clicco Crea investment portfolio. A questo punto nel mio portfolio, ecco qua, vedrò tutti i vari investimenti che ho fatto. I tassi di interesse mediamente stanno tra un 10 e un 13%, ma con il link che ti lascio qua sotto, e se è la prima volta che ti registri a questa piattaforma, avrai un 1% aggiuntivo, uno 0,5 per 90 giorni calcolato in automatico nel momento in cui diventi cliente per la prima volta, e un ulteriore 0,5 utilizzando il link riservato alla nostra community che è qua sotto nella descrizione. Non è un modo per diventare ricchi, si porta come al solito, come ogni investimento, dietro tutta una serie di rischi associati,
Quindi prima di muoverti fai sempre tue dovute analisi. Qua sotto ti lascio il link se vuoi dargli un'occhiata e provarlo. Vediamo a questo punto il piano di Kevin Warsh. Allora, andiamo in condivisione schermo di nuovo, andiamo giù, abbiamo detto che il piano è strutturato in 3 punti. Abbiamo il punto 1, punto 2 e punto 3. Primo punto. Il primo punto l'abbiamo già nominato. Tagliare i tassi di interesse. Trump vuole letteralmente che il tasso di interesse USA sia il più basso tra i paesi sviluppati. Oggi l'inflazione nominale è al 3%, sappiamo che quella reale è molto più alta, però l'inflazione nominale è al 3%. Il tasso di interesse Fed sta sul 3,75%. Warsh vuole abbassarlo almeno di un punto percentuale, portandolo quindi a un 2,75%, quindi meno rispetto all'inflazione. Di fatto, qui si scatenerebbe una domanda. Perché io, investitore, come nel 46, devo prestarti i soldi al 2,75% di interesse quando l'inflazione me li brucia più velocemente perché al 3%? E su questa domanda ci torniamo tra poco. Prima dobbiamo comprendere che questa manovra, quindi il taglio dei tassi così radicale, ha sempre un risvolto e questo risvolto si chiama, lo conosci benissimo, inflazione. Tassi più bassi spingono l'inflazione perché vanno ad aumentare la possibilità che le persone possano contrarre debito, perché il debito costa di più e quindi aumentano i consumi, di conseguenza aumenta inevitabilmente l'inflazione, quindi i prezzi esplodono. Questo è l'inizio proprio della repressione finanziaria. E qui bisogna fare un appunto, perché per il governo il debito da 39 trillion è più gestibile in questo scenario perché pagano degli interessi minori e quindi hanno margine per giocare sull'economia. In più i tassi bassi favoriscono che cosa? La crescita economica, che significa più entrate fiscali e quindi un PIL crescente. Ma per le persone comuni significa che, uno, i tuoi risparmi guadagnano meno, perché stai dando denaro in cambio di interessi più bassi rispetto all'inflazione reale, quindi stai perdendo soldi, i tuoi risparmi progressivamente si bruciano, valgono meno e di conseguenza sei nominalmente più povero se non investi, ma su questo ci torniamo tra poco. Andiamo al punto 2. Il primo è tagliare i tassi, però può generare un'inflazione potente. Quindi che cosa facciamo? Riduciamo il bilancio Fed. Cosa significa? La Fed ha un'enorme quantità di asset nel proprio bilancio, in particolare quelli che si chiamano i treasury, cioè i bond, il prestito americano. Warsh vuole venderli, riducendo quindi la liquidità in circolazione. Ciò che cosa implica? Implica che meno moneta in circolazione uguale meno inflazione nella sua mente. Di conseguenza è un modo per tagliare i tassi ma contemporaneamente evitare che l'inflazione esploda eccessivamente, quindi calmierarla tramite questa azione. Dov'è il problema? I treasury sono dominati anche da una legge, quella di domanda-offerta. Ciò significa che se tu vuoi vendere, quindi vuoi aumentare l'offerta, ma la domanda rimane costante, per incentivare la domanda a comprare questi titoli, i tassi devono essere alti, non bassi. Quindi di fatto è un paradosso. Io da un lato voglio abbassare i tassi, ma dall'altro voglio anche vendere i treasury che ho in bilancio. Ma questo implica che io debba alzare in realtà il valore di quei treasury, o meglio devo alzare i tassi di interesse di quei treasury affinché la domanda dica ok, mi interessa comprarli. Ma con i tassi bassi questo non è possibile, quindi le due cose cozzano. Perché quindi tutto questo? Perché ci si aspetta che ci sia un'enorme richiesta di treasury e quindi di debito dal settore privato. E qui la domanda è necessaria. Perché ci si aspetta questo enorme boom di richieste nel settore privato? Due risposte. La prima, entra in gioco effettivamente la repressione finanziaria, quindi di fatto si incentiva le persone o si incentiva i privati, fondi ancora una volta e così via, a acquistare debito americano nonostante ciò significhi perdere denaro, perché l'inflazione è più alta rispetto al rendimento del treasury, quindi non mi converrebbe tenere treasury. Ma se io di nuovo, come è stato fatto nel 46, ti invito gentilmente a farlo, lo fai. Quindi o siamo di fronte a questo, oppure perché ci si aspetta che effettivamente quello che io chiamo il cavallo di Troia del debito americano entrerà a gamba tesa sulla scena. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a quello di cui ho parlato in questo video qua, cioè
il mondo digitale, le stablecoin, il Genius Act, un modo velato per prendere debito americano e letteralmente riversarlo sulle tasche dei privati senza che se ne rendano conto, attraverso quelle che oggi definiamo stablecoin. Però se vuoi approfondire questo argomento ti invito appunto a guardare questo video qua, lì ti mostro proprio come. Ecco, mi sembra quindi lampante che se ci si aspetti dal lato privato un acquisto così importante nonostante la situazione, nonostante i tassi negativi rispetto all'inflazione, queste sono le uniche due ragioni secondo me che possono portare effettivamente a pensare che tutto questo possa reggere. E a proposito, fammi sapere cosa ne pensi tu qua sotto nei commenti, se anche tu sei d'accordo con me o se non sei d'accordo scrivimi qual è la tua idea. Arriviamo quindi al terzo punto. Il terzo punto coinvolge un tema che tutti conosciamo. Il terzo punto coinvolge l'AI, l'intelligenza artificiale. Infatti, secondo Kevin Warsh, l'AI sarà il tassello fondamentale per mantenere l'inflazione sotto controllo. Perché? Perché l'AI permetterà alle aziende di produrre di più, ma contemporaneamente taglierà i costi. Quindi meno costi, più produzione, significa crescita economica, ma al netto dell'inflazione. Perché se io azienda riesco a tagliare i costi, ma contemporaneamente riesco ad aumentare la produzione, a velocizzarla, non sono necessariamente portato a dover aumentare i prezzi dei beni, ma posso lasciarli stabili o farli addirittura decrescere. Questa roba qui generalmente non funziona. Lasciarli stabili è sicuramente più possibile. In questo modo, nella sua testa, c'è la possibilità di utilizzare l'AI per mantenere a bada l'inflazione mentre si spinge sulla produzione. Quindi è una repressione finanziaria 2.0, dove esattamente come qua io posso indebitarmi maggiormente, quindi questo debito probabilmente crescerà, ma contemporaneamente utilizzare l'AI con le aziende per spingere su il PIL, piazzare i miei bond, i miei treasury ad un tasso di interesse basso, in modo da poter pagare questi prestiti, questo debito, con soldi non solo svalutati dall'inflazione, ma anche con un tasso nominale più basso di interesse, e ancora una volta riversare tutto nell'economia per far crescere più velocemente possibile il PIL. Questo porterebbe a fare esattamente ciò che è successo qui, quindi tra il 46 e il 74, esplosione del debito, ma contemporaneamente anche esplosione delle entrate fiscali e quindi probabilmente questo tasso potrebbe ritornare su un 106-107% o dipende poi quanto velocemente crescerà l'economia. C'è però un problema nell'equazione che non è stata calcolata, e cioè la perdita dei posti di lavoro. Questo è un tema ancora più ampio che affronteremo in un altro contesto, in un'altra sede, però questo è un punto importante su cui ad oggi non ho trovato risposta in quello che è il piano in 3 punti che abbiamo visto di Warsh. Quindi ok tutto, ok il taglio dei tassi, ok la riduzione del bilancio, ok il ruolo dell'AI, ma non ho visto parlare dei posti di lavoro delle persone comuni. E questo la dice lunga su che cosa interessi veramente a loro. Aperta e chiusa parentesi. Facciamo quindi un piccolo recap in chiusura. La Fed è un'entità separata dal governo, non è federale, non è una riserva, non è una banca. Perché si chiama Federal Reserve? Non lo so, ci prendono in giro. Il 15 maggio ci sarà un nuovo presidente, Kevin Warsh, che ha un piano in 3 punti per aggiustare la crisi del debito, ispirata al modello degli anni 40-50 che abbiamo visto prima. Tagliare i tassi, ridurre il bilancio e utilizzare l'AI per contenere il più possibile l'inflazione. Esattamente come nel 46, banche, istituzioni, fondi pensioni e persone comuni potrebbero essere gentilmente incoraggiate ad acquistare titoli del tesoro nonostante la perdita con l'inflazione. Oppure si potrà utilizzare il grande cavallo di Troia digitale delle stablecoin. Indipendentemente dallo scenario, il succo è che il governo prende in prestito denaro a costo basso, spende, l'economia cresce più del debito, ma noi risparmiatori paghiamo come al solito il prezzo. Questo scenario ha sempre davanti 2 categorie di persone, i vinti e i vincitori. I vincitori sono quelli che investono in asset, azioni, immobili, oro, bitcoin, qualsiasi asset che ti possa venire in mente. Anzi, tra l'altro ho fatto un video dettagliatissimo di quali asset sopravvivono a un reset finanziario. Questo video qua te lo lascio qua sotto linkato nella descrizione. Vallo a guardare perché è spiegato benissimo proprio questo pezzo qui. A volte le azioni salgono di più, a volte l'oro sale di più, a volte gli immobili, a volte bitcoin e così via, ma in generale chi ha un portafoglio abbastanza diversificato
tra queste categorie qui tende sul lungo termine, sul lungo periodo, a proteggersi dalla svalutazione monetaria e da tutta questa roba che abbiamo visto oggi. Poi abbiamo la seconda categoria, i vinti. I vinti sono quelli che risparmiano in cash o in banca, senza far fruttare il proprio denaro ad un ritmo più veloce rispetto all'inflazione. Sono quelli che si basano solo sul proprio stipendio, quelli convinti che il governo entrerà in gioco e salverà le nostre vite. Ma come visto, c'è un fantastico piano per salvare gli Stati Uniti dal baratro, dal crollo, dal default, dal debito, ma non è contemplata la disoccupazione in questo piano. O meglio, quello che la I potrebbe appunto portare in ottica di perdita di posti di lavoro. A loro non interessa salvare la tua vita. A loro interessa spremerti finché non sei vuoto. Quando sei vuoto, ti buttano via. Fine. È un po' cinico? Sì, ma in un regno basato sull'inflazione, dove l'inflazione non è una brutta malattia che è venuta al denaro, ma è il denaro. Oggi il denaro è debito, è concepito per inflazionarsi, perché è tramite l'inflazione che riescono a spingere l'economia e controllare la povera gente che rimane lì con un cappio al collo, sempre più schiava, per lavorare, produrre per l'elite. E questa è la realtà. I mercati sono volatili, sì, ma è molto meglio la volatilità, secondo me, che la sicurezza di vedere i tuoi risparmi erosi. Quindi il 15 maggio potrebbe essere un effettivo turning point per tutta la situazione debito americana, che non vuol dire che subito immediatamente cambia tutto il 15 maggio, ci vuole sempre del tempo. Ma noi qui sul canale continueremo a parlarne e portare aggiornamenti costantemente, quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, mi raccomando. Walsh arriva alla Fed con un piano chiaro: taglio tassi, bilancio ridotto, AI per frenare l'inflazione. Non hanno intenzione di ripagare il debito, non lo fanno mai. Cercheranno semplicemente, come nel 46, di farlo sparire attraverso crescita e inflazione. Ma qui non importa che cosa faranno loro, ma come agiamo noi consapevoli della loro direzione. Togliti dalla testa che ti salveranno, ma anzi inizia a pensare che loro non vedono l'ora di metterti le mani in tasca. Restare risparmiatori significa girare con le tasche aperte a dirgli prendete quello che volete. Ti ringrazio per essere stato qui con me, fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi, condividi mi raccomando questo video con più persone possibili, i tuoi amici, i tuoi familiari, è la cosa più importante da fare in questi momenti per far comprendere che cosa sta succedendo e come questo può impattare le nostre vite, perché non è una cosa distante, loro che investono, loro che fanno tutte le loro manovre finanziarie, sembra una cosa distante, ma in realtà ciò che fanno impatta drasticamente le nostre vite. Quindi è importante averne consapevolezza, capire le dinamiche e per questo nelle prossime settimane usciranno un sacco di video qua sul canale proprio mirate per farti comprendere come funzionano veramente le cose e soprattutto come trovare strategie per difendersi. Ti lascio qua sotto nei commenti anche il sito di Hive5 se vuoi dargli un'occhiata per vedere come funziona, può essere una soluzione per far generare degli interessi al nostro denaro nell'attesa di essere investito. Ti invito inoltre a guardare, se ancora non l'hai fatto, questi due video qua. In questo ti mostro come difenderti durante un reset monetario, esattamente come quello che stiamo vedendo adesso. In questo qua invece ti mostro il piano possibile per quel reset finanziario e come la guerra in Iran possa essere a tutti gli effetti un pretesto per lanciare quel reset. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.